Dunque, vediamo alcune rapide raccomandazioni su come si utilizza Predictor. La prima cosa in assoluto che dobbiamo assicurarci è lo storico, quindi la piattaforma ha lo storico, noi possiamo iniziare a dare in pasto dei dati in modo tale che l'algoritmo fa le sue analisi. Solitamente io imposto 5 prezzi precedenti, do il via e da qui io ottengo pronostico di tutti i prezzi. Abbiamo una buona possibilità che i valori sono attendibili, però è chiaro, il mercato è imprevedibile. L'algoritmo fa un'analisi della situazione attuale del mercato, quindi prende tutti i prezzi, li analizza, fa diverse considerazioni e attraverso un calcolo di probabilità dà il suo output, fa diversi calcoli, analizza la distribuzione, quindi proietta l'andamento. Quindi noi siamo di fronte ad uno scenario probabile di mercato. Okay? Tuttavia l'algoritmo si rende anche conto che può anche sbagliare e quindi lui dà un punteggio. Probabilmente sterlina UD da questo momento in poi subirà un rialzo e naturalmente ti dà un suo punteggio che è sotto la soglia che io ho impostato a 1.5. La potete anche alzare o abbassare come volete. Si è pensato di mettere un'ulteriore colonna che è il filter dove vi organizza già la tabella secondo i segnali che ritiene più attendibile e i segnali che non ritiene affatto attendibili. Può fare una classifica del ratio, quindi considerare soltanto il valore più attendibile. In quel momento io vedo anche più 15 pips, più 19, più 12, con un punteggio comunque alto. Questa fotografia può essere stabile e quindi con molta probabilità noi incontreremo questo scenario, magari l'80% lo becchiamo, però è chiaro che nel momento in cui faccio un pronostico e il momento successivo c'è una comunicazione di news macroeconomiche piuttosto importanti, è chiaro che il mercato cambia struttura ed è chiaro che sta invalidando l'algoritmo perché ti ha fatto un conteggio in un determinato arco temporale. Un istante dopo è successo qualcosa che ha sconvolto la dinamica stessa dei vari tassi di cambio, quindi non è più valido. Quindi bisogna avere anche quella consapevolezza operativa. Questo sistema è un supporto alle vostre analisi, non deve essere un sostituto alla vostra operatività. Se io condivido per esempio euro-yen un ribasso e comunque ottengo un punteggio piuttosto alto, può validare la mia idea operativa. Caso contrario dovrei quantomeno rivedere, perché la potenza di questo sistema è il fatto stesso che i pronostici sono allineati algebricamente. Questo è importantissimo. Prendiamo il prezzo di euro-yen, quindi 184,94 e lo dividiamo per dollaro-yen, 158,21. Ho un output di 1.1689, sto leggendo 1.1689. Ora prendiamo sterlina yen, 212,71 diviso dollaro yen, 158,21, ho 1.3444. Sterlina dollaro, 1.3444. Okay. Se io prendo il valore che avevamo calcolato di euro dollaro, quindi 1.1689, e lo divido con prezzo di sterlina dollaro, quindi 1.3444, praticamente io ho 0.8694. Andiamo a vedere euro GBP, 0.8694. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'algoritmo è allineato alla dinamica del mercato, quindi l'algoritmo mi fa un'istantanea della situazione del mercato, prende tutte le oscillazioni delle monete, fa dei calcoli di probabilità e in quel calcolo di probabilità ti va a rimodellare lo scenario futuro mantenendo sempre il principio di dichiarazione prezzo. Il mercato ha un suo modello per determinare i vari tassi di cambio, di conseguenza si applica quella logica. In quella logica noi abbiamo lo scenario. Poi la confidence vi dà anche un punteggio sul modello, quindi se hai un punteggio molto alto è un buon pronostico. Proviamo a fare qualche trade. Confidence siamo al 46%, ok, mi dà euro yen a rialzo e dollaro yen a rialzo. Proviamo euro yen a rialzo, dollaro yen a rialzo. Di uno mi dà 8 pip, dell'altro mi dà 11 pips, quindi sostanzialmente mi sta dando anche un ribasso di euro dollaro. Infatti lo vediamo qua, vedete, vi fa anche il pronostico dei due rialzi, dato che dollaro yen spinge di più rispetto a euro yen, euro dollaro ve lo dà a ribasso, dice anche di quanto. Aspettiamo un po', vediamo un po' che cosa succede, ok? Ecco, qui sta andando nella direzione pronosticata, vediamo un po', è tardi, quasi le 5:30 e il mercato è molto lento. Comunque io sono andato avanti anche sul conto a fare altre operazioni in questi giorni. I segnali sono buoni, ho superato il 2000%. La cosa interessante è che ho semplicemente applicato il principio del 5%. Lascio che la GMAT-FX mi suggerisca. Quindi se io ogni volta che devo entrare al mercato considero sempre il 5%, la crescita del conto è molto esponenziale. Il mercato è piuttosto lento, blocco ancora. Riapro la sessione questa mattina perché ieri il mercato aveva esaurito la sua spinta, quindi erano lì fermi. Ricordo che euro-yen è andato un po' in loss, però io comunque avevo la copertura di dollaro-yen. Ho voluto attendere e stamattina ha pagato sostanzialmente perché siamo intorno ai 44 pips incassati. Euro-yen sta oscillando intorno a 8 pips, 6 pips. Ho notato che siamo ai livelli limite, quindi penso proprio di chiudere
tra poco l'operazione. Vediamo un po' la distribuzione dei prezzi, vedete, siamo proprio al limite. Allora, ricordo un pronostico che comunque è stato ampiamente coperto anche da dollaro yen. Se sei in profitto e vedi che il mercato è al limite, si chiude. Tuttavia potremmo anche fare una cosa, utilizzare Predictor per capire se effettivamente regge, se spinge, oppure le operazioni sono da chiudere. Vediamo se euro yen spinge ancora. No, non lo vede più. Dollaro yen lo vede a rialzo di poco. Comunque siamo ad una sessione mattiniera, quindi è ancora presto da decidere. Vediamo, franco svizzero yen lo vede a rialzo. Vediamo euro franco svizzero lo vede a ribasso. Allora, qual è la logica? Prendiamo franco svizzero. Attualmente Predictor mi sta dicendo, guarda che euro yen io lo vedo a ribasso, e lo vedo qui. Se mi dà franco svizzero yen a rialzo, praticamente qua noi abbiamo Pitagora, ok? Questa è la distanza di franco svizzero yen. Se franco svizzero yen me lo dà a rialzo, significa che questa distanza deve crescere. Però può crescere in due modi: o euro franco svizzero sta fermo e quindi si deprezza lo yen, quindi allargandomi questa distanza mi porta di conseguenza euro yen a rialzo, però qua io lo vedo a ribasso. Perché lo vedo a ribasso nonostante franco svizzero yen deve salire? Perché vede euro franco svizzero a ribasso, lo vedi? Probabilmente l'algoritmo sta notando che euro yen resterà fermo a questo livello e franco svizzero yen crescerà a rialzo per effetto di un apprezzamento di franco svizzero nei confronti di euro. Quindi direi che l'operazione si può chiudere qui. Ha portato comunque dei buoni risultati. Predictor ti dà la traiettoria del mercato ed è chiaro che naturalmente una persona deve essere preparata. Questo perché? Perché tutti guidiamo un'automobile, andiamo in strada, ci sono dei cartelli, ci sono delle segnaletiche da rispettare. Naturalmente se io non so interpretare la segnaletica stradale e non ho padronanza del mezzo che io sto guidando, è anche inutile che io mi metto alla guida, capito? Perché faccio comunque danni, perché vedo dei segnali, questi segnali non riesco ad interpretarli e prima o poi vado a sbattere da qualche parte. Quindi un minimo di approccio al mercato bisogna averlo, un approccio comunque razionale e logico su quello che si sta facendo, perché non è che si può pretendere che un algoritmo sostituisca le vostre scelte. L'algoritmo fa dei calcoli, l'algoritmo usa la stessa logica della determinazione prezzo del mercato, però al tempo stesso dobbiamo anche essere consapevoli che l'algoritmo vi fa una fotografia e su quella fotografia vi dà un'immagine proiettata in un futuro prossimo, immediato. Sta anche a voi utilizzare questa strumentazione affinché voi siate in grado di poter lavorare con più sicurezza. Spero di aver dato comunque maggiore informazione rispetto al video pubblicato precedentemente, quindi se avete domande potete intervenire sui commenti oppure potete scrivermi una mail.